Gentili colleghe, colleghi, buongiorno e grazie di essere qui. Data la complessità del quadro generale, ho pensato di ridurre i tempi di introduzione preliminare partendo da un fatto storico italiano molto significativo, risalente ad un anno non casuale per l'Europa, il 2010, quando dopo l'Irlanda, a macchia d'olio in tutta l'Unione Europea, cominciavano ad emergere casi di abusi su minori da parte del clero, a fronte dei quali i rispettivi governi intervenivano in tutela dei cittadini. Italia, 16 aprile del 2010, dal quotidiano Il Corriere, titolo: Il governo, inqualificabile campagna diffamatoria contro il Papa e la Chiesa. Roma, nel giorno del suo 83esimo compleanno, Benedetto XVI ottiene un sostegno pieno e inequivocabile da parte dell'Italia. Il Consiglio dei Ministri, in un comunicato, ha confermato la solidarietà del governo per l'inqualificabile campagna diffamatoria contro la Chiesa e il Papa. Poche ore dopo, anche la massima carica dello Stato, il garante della Costituzione italiana, Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si unirà al governo, esprimendo a Benedetto XVI la stessa vicinanza. Nessuna parola di sostegno per i cittadini italiani rimasti vittime del clero, quasi colpevoli di reclamare i propri diritti costituzionali allo Stato italiano, imbarazzando i suoi rapporti con il Vaticano. Pochi giorni prima, però, un altro fatto inquietante precede quell'appello del governo. È il 2 aprile del 2010, quando l'allora ministro di Grazia e Giustizia, Angelino Alfano, manda un'ispezione nell'ufficio di un magistrato di Milano fuori dall'ordinario, Pietro Forno, il più attivo ed esperto pioniere all'epoca nella materia della pedofilia clericale, con già una decina di casi alle spalle. Queste tre azioni dettarono chiaramente la posizione dello Stato in rapporto ai crimini dei sacerdoti cattolici e la poca attenzione verso le vittime, un'indicazione che con l'ispezione al procuratore Pietro Forno arrivò forte e chiara anche alla magistratura. Quello del 2010 fu il primo e unico intervento delle istituzioni italiane sui preti pedofili. Se ben dal 2010 siano cambiati più governi, con differenti ideologie politiche, nessuno si è mai più interessato a questa pandemia, delegando di fatto, come vedremo più avanti, la gestione della giustizia al clero. Questa mezza pagina introduttiva di storia italiana, seppur sintetica, credo che focalizzi chiaramente quello che per l'Italia, a differenza degli altri Stati membri dell'UE e non solo, sia stato il punto di partenza, una situazione che a differenza dei vostri rispettivi paesi di appartenenza, anziché vedere un governo che si mobilita per difendere il cittadino, vede di fatto l'Italia passiva, sottomessa e incapace di prendere una posizione alcuna di fronte ai crimini e al potere di uno Stato estero, con tutte le conseguenze del caso che vanno ben oltre, come vedremo. Italia, 21 gennaio 2021. Oggi sono tra i fondatori di ECA, questa elite internazionale di attivisti e professionisti specializzati nella tutela delle vittime del clero. Vittima di abusi nasco nel 2010 con la rete d'abuso. 11 anni dopo, illuminante il fatto che siamo ancora l'unica associazione di sopravvissuti agli abusi del clero esistente in Italia. Un dato che ancora oggi riflette il clima invariato dal 2010. La mappa che vi invio a consultare via web mentre vi illustro il contenuto raccoglie i casi degli ultimi 15-16 anni, solamente quelli italiani censiti dalla cronaca. Ricordo ai colleghi che qui in Italia oggi non esiste una disponibilità di un dato ufficiale del governo, l'unico dato esistente purtroppo è ancora quello che diamo noi dalla rete d'abuso. Ma iniziamo con la mappa, che anche se parziale e in palese difetto, allo stato attuale tuttavia in Italia sono noti. Puntini gialli, 145 tra sacerdoti indagati o di cui non si è più avuta alcuna notizia, sia di condanna che di assoluzione. Puntini rossi, 157 sacerdoti condannati in via definitiva, quindi terzo grado. Puntini neri, anche se premetto che questa sezione è poco curata per la mancanza di notizie, ci sono 10 sacerdoti almeno rifugiati sotto l'ala vaticana in Italia. Poi ci sono i quadratini che vedete blu, che sono 22 strutture riabilitative, almeno quelle che conosciamo noi oggi, no? Sul territorio italiano, gestite autonomamente dal clero.
Non mi dilungo su come la vita l'abuso arrivò a scoprire le prime strutture. In questo contesto è irrilevante. Sottolineo però che la nostra iniziale inchiesta è stata riverificata integralmente dal giornalista Federico Tulli, presente in questa seduta, e invitato in qualità di giornalista e redattore per fare un quadro sul livello anche di informazione nel paese, sulla qualità della stampa italiana, che come vedremo altro punto cardine del problema che esporrà nel suo spazio. Ho aperto una parentesi sul collega Tulli perché oltre ad aver prodotto 3 libri sulla materia, ha revisionato e integrato la ricerca su queste strutture, prodotto il terzo libro di approfondimento che svela una vera e propria beffa alle vittime e alla giustizia. Iniziai a sospettare all'incirca nel 2013 che queste strutture fungessero da escamotage per evitare senza mezzi termini il carcere ai preti. Mi diedero persino del folle quando di fronte ai riscontri risultò palese che ci fosse una sorta di tacito accordo tra Stato e Chiesa che creasse agli occhi dell'opinione pubblica il cosiddetto specchietto per le allodole, perché in realtà quei preti messi ai domiciliari in quelle strutture della Chiesa, per esempio, contrariamente a quello che accade a tutti i cittadini italiani, agli arresti domiciliari monitorati a qualunque ora del giorno e della notte, i preti in queste strutture invece vengono affidati direttamente dall'autorità giudiziaria alla Chiesa, che subentra di fatto al controllo dello Stato. Originale e alquanto curiosa la motivazione data questa volta ad Euronews da Marco Hermes Luparia, uno degli psicologi diaconi che operano in queste strutture. Commovente la preoccupazione per la riabilitazione psicologica del prete, per la quale lo stesso Luparia sottolinea l'importanza che lo Stato eviti che il sacerdote vada in carcere, perché oltre alla sofferenza comprometterebbe seriamente la sua riabilitazione. Altrettanto disarmante il fatto che non venga posta almeno la stessa preoccupazione per le vittime di quei preti. Pene carcerarie agli occhi dell'opinione pubblica, ma in realtà una villeggiatura per il condannato, che non ha neppure più l'onere della messa, lasciato in piena libertà di movimento, come conferma la storia di Don Ruggero Conti, condannato al massimo della pena per l'Italia, 15 anni e 2 mesi, per aver abusato sessualmente di 7 bambini tra i 10 e i 12 anni, poi affidato alla giustizia italiana, cioè scusate, affidato dalla giustizia italiana al clero, finito in una di queste strutture vicino a Roma, tra le altre cose frequentata da adolescenti, dove teoricamente avrebbe dovuto scontare gli arresti. Un luogo così poco controllato che una mattina ha deciso di lasciare Roma per tornare a Milano. A sua disposizione parecchio denaro contante da potersi permettere addirittura un taxi da Roma. Non ha dovuto fare altro che chiamarlo con il cellulare in suo possesso ed è partito in tutta tranquillità. Naturalmente la vicenda si è poi risolta come nulla fosse, riportando il prete a Roma e non si ha notizia che gli siano stati revocati domiciliari o che siano stati perseguiti dalla giustizia italiana coloro che lo avevano in affido o che lo hanno aiutato nella fuga. L'approfondimento fatto dal collega Tulli, Emanuela Provera, oltre ad ampliare il numero di queste strutture a 22, ha confermato la tesi con un colpo di genio dei due colleghi che nel 2018 hanno deciso di fare la prova del 9, interrogando, tolte le carceri minorili e femminili, le restanti 191 strutture maschili italiane. Risultò su 157 casi, che sono i puntini rossi che avete visto nella mappa, quindi condanne definitive, che nell'ottobre del 2018 ospiti delle carceri italiane risultavano solo 5 sacerdoti, di cui uno solo condannato per pedofilia. In assenza di dati dello Stato, sulla base di quelli raccolti nel decennio di attività della rete d'abuso in Italia, emerge che circa l'80% dei procedimenti penali finiscano archiviati per improcedibilità dovuta a moltissime problematiche. Di fatto un autentico fallimento della giustizia. Temo inoltre che, cari colleghi, i 300 casi della nostra mappa siano pressappoco il 10% della punta dell'iceberg italiano e malgrado sia pur vero che l'Italia fino a oggi ha volutamente omesso una quantificazione a livello nazionale,
È anche vero che tuttavia Australia, Belgio, Canada, Germania, Gran Bretagna, Polonia e via dicendo abbiano quantificato con esiti molto simili tra loro il fenomeno. Da qui il collega irlandese Mark Vincent Healy, esperto di statistiche, ha prodotto apposta per la rete d'abuso, in assenza di un dato italiano, sulla base dei dati percentuali emersi dalle commissioni governative d'inchiesta effettuate negli altri paesi, una proiezione attendibile del dato italiano, calcolato sulla base della popolazione cattolica, il numero dei sacerdoti, parecchio più alto in Italia, 50.000, e poi rapportandolo ai dati percentuali prodotti dai paesi che hanno censito il dato. Il risultato è che la portata degli abusi in Italia ha il potenziale più grande di qualsiasi paese. Può variare secondo due studi, quello di Richard Sipe, un frate benedettino e psicoterapista, e quello di padre Andrew McGreely, professore di sociologia all'Università di Chicago, da un minimo di 200.000 attuali vittime a 1 milione solo in Italia. Naturalmente sul testo avete tutti i collegamenti per verificare i link di quello che sto dicendo. I dati esposti sopra naturalmente li abbiamo in più istanze comunicate al governo, che però non ha mai risposto, evidenziando purtroppo un altro macroscopico problema cardine, l'accesso alle istituzioni da parte dei cittadini o delle associazioni che li rappresentano. Tutto questo avviene malgrado una interrogazione parlamentare ottenuta dopo anni di proteste ai vari esponenti politici che puntualmente hanno glissato, poi depositata da colui che di fatto è stato l'unico interlocutore su 965 parlamentari, l'onorevole Matteo Mantero, che ha dato attenzione al problema, ma che dal 27 novembre 2017 vede la sua interrogazione giacere impolverata e priva persino di una calendarizzazione sugli scaffali della Repubblica. Concludo qui il primo punto e passo subito al successivo. Prima di arrivare al Report Italia, trattato a Ginevra il 25 e il 26 gennaio 2019, nell'80ª sezione e alla successiva risposta che il Comitato ha dato a quell'istanza, voglio citare l'esemplare ratifica all'italiana della Convenzione di Lanzarote, in quanto ha più sfaccettature sull'applicazione del legislatore, che ha favorito ancora una volta i carnefici alle vittime. Oltre al danno va rilevato anche l'effetto collaterale, in quanto il legislatore, per passare all'approvazione costituzionale, non potendo escludere solo il clero, contestabile privilegio, ha escluso l'intera categoria alla quale il clero appartiene. È ancora più grave il fatto che questa, nel contesto laico, sia quella del volontariato, storicamente la più a rischio. Di fatto, la norma così applicata non solo è snaturata in quanto fallisce la sua funzione principale preventiva, la stessa norma, così applicata, suggerisce paradossalmente al predatore il terreno di caccia, il volontariato. Il secondo aspetto è l'introduzione dell'audizione protetta della vittima, che nell'applicazione italiana della Convenzione di Lanzarote crea un doppio problema. Il primo direttamente relativo alla Convenzione, il secondo invece alle garanzie costituzionali della vittima. Come tutti sapete bene, l'ultimo motu proprio Vox Estis Lux Mundi ufficializza e introduce i famosi sportelli diocesani per le vittime. Non so se nei vostri paesi, non so nei vostri paesi, ma in Italia presenti oramai in tutte le diocesi. Ogni sportello ha al suo interno una commissione laica composta da ex professionisti in pensione, medici, psicologi, eccetera, accreditati in quanto ex professionisti, oggi svincolati da obblighi d'ufficio come quello della denuncia quando si viene a conoscenza di una violenza sessuale su minore. E qui emergono chiaramente due quadri inquietanti. Il primo riguarda Lanzarote, in quanto le audizioni delle vittime che si presentano alle diocesi sono effettuate da volontari, non si sa bene con quali qualifiche, quali procedure e garanzie per l'utente, che agiscono di fatto sopra le regole. Scusate, che agiscono di fatto sopra le regole di tutela del cittadino, in assenza di un'audizione protetta anche durante l'istruttoria canonica, nella quale gli viene negata persino l'assistenza del proprio difensore di fiducia. Come abbiamo detto poc'anzi, queste commissioni diocesane hanno al loro interno anche un consulente avvocato,
colui che nel caso la vittima delusa dal risultato canonico decidesse di rivolgersi alla magistratura, probabilmente difenderà direttamente o meno in quest'altra sede non più la vittima, ma il prete e la diocesi. Ora, a prescindere dal fatto che sia lui in prima persona a sentire la vittima o un altro componente della commissione diocesana, sta di fatto che in queste audizioni non protette si acquisiscono i particolari strategici, come per esempio la narrazione dell'evento da parte della vittima, che viene anche redatta dall'operatore e fatta poi sottoscrivere. Dichiarazioni che successivamente, in quanto membro o consulente della commissione, l'avvocato della diocesi non solo ha nella sua disponibilità, ma potrebbe addirittura usarle in un processo italiano, in quanto non esiste in quella sede una regolamentazione che garantisca allo sventurato cittadino che vi si presenta quale sia il limite o quale uso possa o non possa essere fatto di quei dati. Dichiarazione che per esempio in una successiva citazione in sede civile potrebbe addirittura determinare il momento in cui la vittima ha raggiunto la consapevolezza del danno, quindi far decadere a suo danno i termini prescrittivi, che tra l'altro in Italia sono davvero molto ridotti, entro i quali la vittima può reclamare giustizia in un tribunale italiano. Di fatto basta far perdere un po' di tempo alla vittima nell'attesa di un giudizio ecclesiastico e questa non potrà più reclamare nulla. A riprova della più totale drammaticità della situazione, dovuta unicamente alle inadempienze di uno Stato complice della pedofilia dei preti, ben da 11 anni, l'ultimo caso italiano, che risale a poche settimane fa, del quale la Rete all'Abuso si sta occupando. Quello di Enna in Sicilia, che non solo, che solo nei titoli si sintetizza da sé, denuncia gli abusi alla diocesi che trasferisce al nord il prete. Enna tutte le denunce della presunta vittima. In sostanza, dopo il motu proprio, la gestione è rimasta quella che c'era già prima del motu proprio. Ecco. Grazie al salvagente dell'articolo 4, in questo caso, punto 4 dei Patti Lateranensi, il vescovo che le ha spostato, oltre a non essere tenuto a rilasciare alla magistratura nessuna dichiarazione, semplicemente dichiarando che quelle informazioni sono riservate in quanto appartenenti al proprio ministero, ed ecco qui che l'ecclesiastico non è più neppure coimputato, ma un semplice testimone col privilegio di poter tacere al magistrato. Vi chiedo ancora un attimo di pazienza e concludo con l'ultimo capitolo. Il Comitato per la tutela dell'infanzia delle Nazioni Unite. A seguito dell'istanza della Rete d'Abuso nel febbraio 2019 ha rilasciato all'Italia raccomandazioni che, tranne il primo punto, osservatorio per contrastare la pedofilia e la pornografia infantile, apparentemente positivo, ma devo fare un mea culpa, in quanto nel report che presentai nel 2019 all'ONU dimenticai di articolare anche qui le gravi problematiche dentro l'Osservatorio di Stato italiano, il quale, tra le altre cose, vede al suo interno come consulente un prete cattolico che non ha mai denunciato un collega pedofilo, perché ancora oggi, in base anche all'ultimo motu proprio del Papa, non può. Osservatorio quasi virtuale, privo di iniziative concrete a livello nazionale, privo di dialogo con le realtà locali e praticamente inutile in quanto, complici alcuni dei miei colleghi, abbiamo chiesto i dati che l'osservatorio non è stato in grado di produrre. Qui le evidenze emerse dall'indagine del 2016 sull'osservatorio, al link c'è tutta la documentazione. Chiusa la parentesi, prima di proseguire con le raccomandazioni emanate dal Comitato per i diritti dell'infanzia all'Italia, che faccio notare ha in comune col Vaticano non solo la spiccata passione per i preti pedofili, ma anche il vizio di sottoscrivere accordi di cui poi non se ne assume l'onere, come nel caso della Convenzione di Lanzarote e quella dei diritti dell'infanzia, che dal Vaticano attende risposta dal maggio 2018 e dall'Italia dal febbraio 2019. Situazioni sulle quali, colleghi, voglio stimolare una riflessione sul fatto che forse il Comitato dovrebbe prendere una posizione forte, in quanto, come ampiamente dimostra il caso italiano, sono state sottoscritte quasi in malafede e sembrerebbe come fine unico quello del solo accredito.
Con questo puntualizzo, a scanso di equivoci, in particolare ai colleghi delle Nazioni Unite presenti, che la mia non è affatto una critica alla Convenzione, tutt'altro. Voglio sottolineare in questo particolare caso italiano la sua importanza, in quanto nella più totale latitanza delle istituzioni la Convenzione è l'unica realtà alla quale formalmente ci possiamo appoggiare. Per questo sollevavo la riflessione, colleghi, per sottolineare soprattutto in questo ormai lungo momento di stallo italiano che durerà 11 anni e che già da 2 o 3 l'associazione che presiedo di fatto sta assistendo oltre ai sopravvissuti rimasti vittime decenni addietro, anche vittime abusate dopo il 2010 dai preti e dall'inerzia dello Stato italiano, che non solo restando inerme lo ha permesso, ma che ancora oggi non rende neanche giustizia a queste persone. Lampante e con molte sfaccettature di quelle che citerò è il caso del nostro assistito Alessandro Battaglia, caso Don Mauro Galli, condannato a 6 anni e 4 mesi in primo grado e assolto dalla Chiesa, dove sì, è vero che la vittima è stata risarcita fortunatamente, ma soli 100.000 euro contro i 450.000 previsti dalle tabelle, e in più risarcita non per il danno subito, ma per non farla costituire parte civile nel processo, lasciare fuori dai guai e dalla stampa diocesi e vescovo. Un accordo tra le parti talmente angoscioso che lo stesso pubblico ministero, Lucia Minutella, contesta nella palese insufficienza persino in sede processuale. Scusate se mi sono dilungato, ma era necessario, e concludo dicendo che, seppur perfettamente cosciente che l'ONU in questo caso non ha un potere coercitivo nei confronti dell'Italia, date però le gravissime evidenze emerse che al di là dei trattati stipulati disegnano soprattutto nella loro applicazione una situazione drammatica sulla quale ritengo quantomeno ci sia la pretesa che quanto già applicato e ratificato sia rivisto, riapplicato in modo efficace e che possa essere realmente preventivo. Grazie a tutti per l'attenzione.